Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto verso Atalanta-Napoli e le probabili formazioni indisponibili anche per quanto riguarda la squadra di Palladino e tabella dei rientri per quanto riguarda il nostro Napoli e i calciatori che abbiamo ancora fuori per infortunio. Passiamo anche un attimo per qualcuno che dimentica quando la propria squadra ha preso per l'ultima volta 5 reti, un altro che tira in ballo il dio del calcio qui dietro e doveva assolutamente stare zitto, e c'è un Allegri nervoso perché poi nella partita contro il Como, l'espulsione, c'è nervosismo. Dobbiamo approfittare di questa situazione, nervosismo in bilico. Comunque vi sta mancando un attimo il terreno sotto i piedi con qualche infortunio anche in casa Inter. Facciamo il punto della situazione insieme, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo come sempre si diverte e si mette in moto. Detto questo, partiamo un attimo dalla vecchiaia che ovviamente avanza per tutti e non puoi ricordarti quando la tua squadra ha preso per l'ultima volta 5 reti, perché magari è una situazione che, diciamo, 5 gol presi si verifica ogni 3-2, allora diventa complicato ricordare. Caro Spalletti, potevi anche fare un tantino di mente locale, ci saresti arrivato, ma meglio ovviamente non rispondere a quella domanda, caro Spallettone. Detto ciò, c'è un Christian Chivu che chiama in ballo il dio del calcio per la mano de Dios, paragonandolo poi alle situazioni, bastoni, simulazioni, eccetera, eccetera. Allora, punto primo, sciacquatevi la bocca quando parlate di Diego. Punto secondo, Chivu ha già perso credibilità qualche settimana fa quando si presenta in un post partita e dice in un post partito era un prepartita, adesso non l'ho ben presente la tempistica, ma comunque il succo della situazione è questo. Chivu dice aspetto poi qualche allenatore che si presenta in conferenza stampa e dice stasera ho ricevuto un favore arbitrale. E noi stiamo ancora aspettando, dopo quello che è successo tra Inter e Juventus. Il tempo è galantuomo, caro Christian, ma non chiamate in ballo il dio del calcio qui dietro, perché assolutamente non si può e non lo dovete fare. Non lo dovete fare. Sciacquatevi la bocca quando parlate o solo volete pensare al Signore qui dietro. Diego, noi comunque ti difendiamo come sempre tutte le volte che viene chiamato in causa e diciamo non ce n'è il bisogno in primis, e punto secondo, non si ricorda tutto ciò che è stato Maradona al di fuori del calcio. Aperta e chiusa parentesi. Poi c'è un Allegri che è molto molto nervoso, espulso contro il Como, anche se Fabregas è un po' indisponente comunque come allenatore e sta un tantino sulle scatole a me, per quanto mi riguarda, per come si pone e per come ti viene a punzecchiare. Ogni tanto Allegri ha perso le staffe, è espulso. Ovviamente c'è la partita con il Como che dovevi portare a casa dal punto di vista del risultato, era un recupero, quindi potevi farti più sotto all'Inter, non è successo e quindi scatta il nervosismo. Dobbiamo assolutamente approfittare di questa situazione perché chi è nervoso perde punti, inevitabilmente. Detto ciò, Atalanta, Napoli, le probabili formazioni e le ultime per quanto riguarda chi schierare. Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di McTominay probabilmente, che non ha recuperato. Nel 3-4-2-1 Savic favorito su Meret, in difesa scelte obbligate Beochem, Buongiorno, Juan Jesus. Sulle corsie laterali confermati Gutierrez e Spinazzola, quindi Gutierrez a destra, Spina a sinistra, che pare abbia smaltito l'affaticamento, mentre in mediana insieme a Lobotte, che è da capire il minutaggio di Gilmour per provare un doppio play. Quindi sempre valida l'opzione Elmas. In attacco nessun dubbio su Vergara e Højlund, poi scalpi da Alisson Santos, ma la scelta dovrebbe ricadere su Politano, ovviamente trequartista, con Vergara dietro a Højlund, quindi un'altra volta Vergara a sinistra e un Politano a destra con Gutierrez, ma poi vedremo se ci sarà qualche cambio da qui a domenica alle 15. Raffaele Palladino ridisegna la tre quarti viste le assenze di De Ketelare e Raspadori. Dea specchio 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta, trio difensivo formato da Cossonu, Jim City e uno tra Anaor e Kolasinac. Non si tocca la coppia a centrocampo, Ederson Deron. Sugli esterni verso una maglia da titolare Zappacosta e Bernasconi, insegue Bellanova
In attacco e testa a testa da Kristovic e Scamacca, alle sue spalle Zaleschi e ballottaggio Samardzic, Pasalic per ovviamente i due dietro la punta. L'Atalanta ha in panchina comunque situazioni che possono mettere in difficoltà subentrati freschi con la squadra avversaria un tantino sulle gambe, così come potrebbe essere un Pasalic se parte Samardzic dal primo. Viceversa, parte Pasalic, c'hai un Samardzic seduto in panchina che comunque potrebbe rompere le scatole. Raspadori e De Ketelare fuori per infortunio. Raspadori è sempre quel calciatore che comunque ha quei gol importanti, diciamo in carriera, li ha fatti a Napoli e non è che li dimentica, quindi al di là che voglio bene a Raspadori e non è che diciamo abbiamo voluto l'infortunio, assolutamente no, però meglio non averlo a disposizione contro che ovviamente averlo disponibile, almeno per quanto mi riguarda. Detto questo, passiamo solo, diciamo, a questa notizia, ci passiamo solo perché tante testate giornalistiche stanno scrivendo il rinnovo di McTominay è fino al 2030, 2032, 2050. McTominay ha risposto ovviamente in un'intervista al Corriere dello Sport: il mio agente non ha comunicato con nessuno riguardo al mio futuro, parla solo con me e con il club, non ha detto nulla ai giornali, io sono estremamente felice qui e per quanto mi riguarda sono un giocatore del Napoli, è tutto quello a cui penso. Il futuro è molto importante e potrei vedermi nel Napoli per molto tempo. Io me lo auguro che Scott sposi la causa Napoli per tanto tempo ed avere poi un top player disponibile negli anni, ma ovviamente vedremo come andrà a finire. Lo scudetto è andato, dobbiamo continuare a lavorare normalmente senza parlare troppo del campionato. Prendiamo una partita alla volta e vediamo come finirà. Detto questo, un appunto dal punto di vista tattico per questa situazione che comunque sta girando dappertutto, Gilmour, Lobotte che è il doppio play contro l'Atalanta, eccetera eccetera. Allora noi dobbiamo fare attenzione sulle fasce perché l'Atalanta ci punta tantissimo e poi c'è intensità e c'è densità tra le linee per quanto riguarda il centrocampo e quindi non lo so, dal punto di vista dei duelli da andare a vincere poi in mediana non lo so quanto possa pagare il doppio play, ma ovviamente io non sto qui a fare il presuntuoso, sto solo esprimendo un personale pensiero. Vedremo poi Gilmour quanti minuti ha nelle gambe, perché schierarlo dal primo poi ti porta a dover far scendere Elmas a centrocampo quando lo sostituisci per poi far entrare l'esterno a sinistra, il trequartista scusate a sinistra, scendendo Elmas e mettendolo vicino al Lobo e sedendo Gilmour che comunque credo non abbia più di un tempo, volendo essere poi positivi. È appena rientrato, non credo che si possa giocare 60-70 minuti, ma sta al mister decidere e vedere chi e come schierare. Detto questo, il mattino ha stilato la tabella rientri dagli infortuni in casa Napoli. Quando tornano gli infortunati, il mattino prova a fare chiarezza sui tempi di recupero in casa Napoli, tracciando una sorta di calendario dei rientri. La situazione più delicata restano quelle legate a Rachmani e Neres, gli infortuni di più lunga durata. Queste le date segnate. Allora, McTominay sappiamo che probabilmente non ci sarà domenica contro l'Atalanta, quindi recuperabile per la prossima, molto probabile. Anch'issa, ci sono delle novità che arrivano da Castelvolturno, sta smaltendo un tantino il problema alla schiena, questo è quello che ci fanno sapere, si sta allenando con più intensità e quindi potrebbe rientrare il 28 febbraio per Verona-Napoli, ma le ultime di oggi pomeriggio dicono tra Verona-Napoli e la partita col Torino, quella successiva, quindi questo 28 febbraio prendiamolo assolutamente con le pinze. Il nostro KDB 15 marzo, la sfida interna contro il Lecce, per me troppo positivi. Se diciamo Kevin De Bruyne è arrivato o deve ancora arrivare a Napoli per unirsi alla squadra e continuare ecco questa riabilitazione per portarlo poi in campo. Diciamo che oggi quanto ne abbiamo? 20 febbraio. Non credo che il 15 marzo potremo vederlo in campo, ma il mattino comunque avrà le sue fonti sicuramente diciamo migliori di quelle che ho io nella maniera più assoluta. Magari il 15 marzo lo vediamo in campo un'altra volta. Di Lorenzo 12 aprile in Parma-Napoli e ci sta tutta dopo ovviamente l'infortunio, l'operazione al piede eccetera eccetera. Rachmani
Situazione complicata perché c'è chi addirittura dice stagione finita, bisogna vedere come viene recuperato, bisogna vedere come reagisce poi il calciatore stesso, eccetera, eccetera. Qui ci dicono 26 aprile per Napoli-Cremonese, quindi stagione quasi finita. Nel caso ovviamente dovesse rientrare il 26 aprile o la settimana dopo, restano le ultime partite, le ultime 3-4 settimane. Adesso non ricordo quando finisce il campionato, ma c'è il mondiale comunque alle porte e non credo che ci si dilunga, ecco, fino a fine maggio. Adesso non ricordo l'ultima partita disponibile, la vado un attimo a recuperare così ad onor di cronaca non diciamo baggianate. L'ultima partita di questo campionato è il 24 di maggio, quindi forse un mesetto Rachmani potrebbe farlo. Nelle ultime partite, Udinese all'ultima, c'è un Pisa-Napoli alla 37esima, Napoli-Bologna e Como-Napoli il 3 maggio. Se invece positivissimi con la Cremonese, il 26 di aprile. Ma io ho i miei dubbi. Comunque vedremo il proseguo per quanto riguarda Mini Rachmani, David Neres. 3 maggio, trasferta con il Como, quindi una settimana dopo Rachmani dovrebbe essere convocato e disponibile. Le date che però vi ho elencato sono prettamente per essere abilitato comunque alla convocazione. Non è che stiamo parlando di rientri con 90 minuti nelle gambe e totalmente al 100% di condizione, quindi di necessità virtù e le pezze da mettere fino a fine campionato. Conte ci ha abituato anche l'anno scorso a saperlo fare. Quest'anno sta andando un tantino peggio, anche perché la situazione è molto più disastrosa dell'anno scorso per quanto riguarda gli infortuni. Abbiamo giocato anche molte più partite, però una partita a settimana e vedremo come andrà a finire, sfruttando il nervosismo degli avversari. Non ci dimentichiamo, perché sono nervosi, c'è un Lautaro Martinez che si è infortunato, Thuram che non sta facendo comunque il suo in casa Inter, comincia a mancare il terreno sotto i piedi. Speriamo di sì, e vedremo ovviamente come arriviamo a fine campionato. Così come ha detto Scott, giochiamo tutte le partite e poi vediamo, tiriamo le somme alla fine. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.